Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti, anzi bentornati, sul mio canale. Spero stiate tutti benissimo e che siate pronti per un nuovo video pieno di gossip e rivelazioni. Oggi, come avrete intuito dal titolo, andremo a scavare a fondo in una storia che ha tenuto col fiato sospeso tantissimi di voi, la rottura dell'amicizia tra Neslihan e Burak. Sì, avete capito bene. Analizzeremo tutto quello che è successo, cercando di capire chi ha effettivamente rotto la loro amicizia e, soprattutto, qual è la verità dietro questa vicenda. Preparatevi perché ne vedremo delle belle. Prima di iniziare, però, un piccolo reminder: se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo subito. Attivate anche la campanellina per non perdervi nessuno dei miei video, perché ne ho in programma tantissimi altri, pieni di scoop e curiosità sul mondo dello spettacolo turco e non solo. E ovviamente, se il video vi piacerà, lasciate un bel like. Detto questo, direi che possiamo cominciare. Ok, allora, partiamo dalle basi. Neslihan Atagul e Burak Özçivit, due star amatissime in Turchia e non solo, entrambi protagonisti di serie di successo, entrambi con un seguito pazzesco sui social media. Per anni sono stati amici, colleghi, spesso visti insieme fuori dal set, sempre sorridenti e complici. La loro amicizia sembrava invincibile, un punto fermo nel turbinio del mondo dello spettacolo. E poi, all'improvviso, il silenzio. Niente più foto insieme, niente più commenti sui social, niente più avvistamenti. I fan, ovviamente, sono impazziti, cercando di capire cosa fosse successo, ipotizzando le ragioni più disparate. Le prime voci di corridoio parlavano di una lite sul set di Kara Sevda, la serie che li ha visti recitare insieme. Si diceva che i due avessero avuto un diverbio a causa di questioni professionali, forse legate alla performance di uno dei due, o forse a delle decisioni prese dalla produzione. Questa, però, sembrava una motivazione un po' troppo banale per una rottura così netta e improvvisa. Insomma, qualcosa non quadrava. Era come se mancasse un tassello fondamentale per completare il puzzle. Poi, sono iniziate a circolare voci più succose, diciamo così. Voci che coinvolgevano anche Fariye Evcen, la moglie di Burak. Sembra, infatti, che Fariye non abbia mai visto di buon occhio l'amicizia tra suo marito e Neslihan. Pare che fosse gelosa della loro complicità e che non apprezzasse il tempo che i due passavano insieme, anche al di fuori del set. Queste voci, ovviamente, hanno scatenato un vero e proprio putiferio sui social media, con i fan divisi tra chi accusava Fariye di essere troppo possessiva e chi invece la difendeva, sostenendo che avesse tutto il diritto di proteggere il suo matrimonio. La questione della gelosia, devo dire, è sempre un tema delicato, soprattutto nel mondo dello spettacolo dove le dinamiche interpersonali sono spesso amplificate dalla pressione mediatica. La situazione si è fatta ancora più complicata quando alcuni tabloid turchi hanno iniziato a pubblicare delle foto rubate di Burak e Neslihan in atteggiamenti definiti ambigui. Niente di compromettente, sia chiaro, ma comunque degli scatti che alimentavano i dubbi sulla natura del loro rapporto. A quel punto, la bomba è esplosa. Fariye, secondo quanto riportato da diverse fonti, avrebbe dato un ultimatum a Burak, chiedendogli di scegliere tra lei e Neslihan. Una scelta difficile, ovviamente, ma che alla fine Burak avrebbe fatto, decidendo di salvaguardare il suo matrimonio. Queste voci, ovviamente, sono state le più gettonate e discusse, creando un vero e proprio dibattito online. A questo punto, però, è importante fare una precisazione. Tutte queste sono solo voci di corridoio, indiscrezioni, pettegolezzi. Non ci sono prove concrete a sostegno di nessuna di queste teorie. Né Neslihan, né Burak, né Fariye hanno mai rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione. Hanno preferito il silenzio, lasciando che i fan e i media si scervellassero per cercare di capire la verità. Ed è comprensibile, in un certo senso. La vita privata è sacra, soprattutto quando si è costantemente sotto i riflettori. Ed è qui che entra in gioco la mia indagine. Ho scavato a fondo, ho contattato fonti vicine ai tre, ho analizzato le loro interviste passate, ho studiato i loro comportamenti sui social media. E, dopo tutto questo lavoro, sono giunta ad alcune conclusioni. Non è stato facile, ve lo assicuro. Bisogna districarsi tra rumors, mezze verità e spesso anche informazioni completamente false. Ma ce l'ho messa tutta. La prima è che, molto probabilmente, la rottura tra Neslihan e Burak è stata una combinazione di diversi fattori. Sicuramente, le voci sulla gelosia di Fariye hanno avuto un ruolo importante.
È plausibile che lei non si sentisse a suo agio con l'amicizia tra suo marito e Neslihan e che abbia espresso le sue preoccupazioni a Burak. Immaginatevi la situazione. Tuo marito è un sex symbol, lavora a stretto contatto con un'altra attrice bellissima e... Affascinante. Un po' di gelosia è comprensibile, no? Ma non possiamo ridurre tutto a una questione di gelosia. Penso che ci siano state anche altre dinamiche in gioco. Ad esempio, è possibile che ci sia stata una certa competizione tra Neslihan e Farie, magari non dichiarata apertamente, ma comunque presente. Due donne di successo, entrambe bellissime e talentuose, entrambe con un grande seguito di fan, è inevitabile che ci sia un po' di rivalità. Inoltre, è possibile che ci siano state anche delle tensioni sul set di Cara Sevda. Lavorare a stretto contatto per così tanto tempo può mettere a dura prova anche le amicizie più solide. È facile che siano nate delle incomprensioni, dei malumori, che abbiano contribuito a creare un clima di tensione tra i due. Magari una discussione per una scena, una divergenza di opinioni su come interpretare un personaggio, piccole cose che, sommate insieme, possono logorare un rapporto. Infine, non dimentichiamoci che Neslihan e Burak sono due persone molto diverse, con priorità diverse. Burak è sposato, ha un figlio, e la sua priorità è la sua famiglia. Neslihan, invece, è più concentrata sulla sua carriera, sui suoi progetti professionali. È possibile che, con il tempo, le loro strade si siano semplicemente separate, che abbiano smesso di avere interessi in comune. Capita, no? La vita cambia, le priorità cambiano e a volte le amicizie non riescono a stare al passo con questi cambiamenti. Un altro aspetto che ho notato analizzando le loro interviste passate è che Neslihan e Burak avevano una visione diversa dell'amicizia. Neslihan sembrava più aperta, più estroversa, mentre Burak era più riservato, più protettivo nei confronti della sua vita privata. Queste differenze caratteriali potrebbero aver contribuito a creare delle incomprensioni tra i due. Chi ha rotto la loro amicizia, quindi? Difficile dirlo con certezza. Probabilmente non c'è un solo colpevole, ma una serie di concause che hanno portato alla rottura. Forse, la verità è che la loro amicizia era destinata a finire, che non era abbastanza forte per resistere alle pressioni del mondo dello spettacolo, alle gelosie, alle incomprensioni. O forse, semplicemente, era giunto il momento di andare avanti. E la verità, ragazzi, è che a volte le amicizie finiscono, purtroppo. Fa parte della vita. Non sempre c'è un colpevole, non sempre c'è una ragione precisa. A volte, le persone semplicemente si allontanano, cambiano, prendono strade diverse. E non c'è niente di male in questo. L'importante è accettarlo e andare avanti. La cosa importante è ricordare i bei momenti passati insieme, conservare un bel ricordo dell'amicizia, anche se è finita. E augurare il meglio a tutti, sia a Neslihan, sia a Burak, sia a Farie. Perché alla fine siamo tutti umani, tutti con le nostre fragilità e le nostre insicurezze. Vorrei anche aggiungere che, a mio parere, la stampa scandalistica ha avuto un ruolo negativo in questa vicenda. I tabloid turchi, con le loro insinuazioni e i loro pettegolezzi, hanno contribuito ad alimentare il gossip e a creare un clima di tensione tra i tre. Dovremmo essere più responsabili nel modo in cui riportiamo le notizie, soprattutto quando si tratta della vita privata delle persone. Bene, ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante la mia analisi. Come sempre, ho cercato di darvi una visione il più possibile obiettiva e completa della situazione, basandomi sulle informazioni che ho raccolto. Riassumendo brevemente, abbiamo visto come la rottura dell'amicizia tra Neslihan e Burak sia stata probabilmente causata da una serie di fattori, tra cui le gelosie, le tensioni sul set e le diverse priorità dei due attori. Non c'è un solo colpevole, ma una serie di concause che hanno portato alla fine di questa amicizia. E, soprattutto, abbiamo visto come sia importante non giudicare, non puntare il dito, ma cercare di capire le ragioni degli altri. Voglio ringraziarvi tantissimo per aver guardato il video fino alla fine. Spero di non avervi annoiato troppo con le mie chiacchiere. So che a volte mi dilungo un po', ma ci tengo a darvi un quadro completo della situazione. Adesso, tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate di tutta questa storia. Chi credete abbia rotto l'amicizia tra Neslihan e Burak? Qual è la vostra teoria? Lasciatemi un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosissima di leggere i vostri commenti. E non abbiate paura di esprimere la vostra opinione, anche se è diversa dalla mia.
Il bello del gossip è proprio questo, poter discutere e confrontarsi sulle storie degli altri. E, prima di salutarvi, un ultimo favore, se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici e con tutti quelli che amano il gossip turco. E, soprattutto, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Prometto che ci saranno tantissimi altri video interessanti in arrivo. Ho già in mente un sacco di scoop e curiosità da condividere con voi. Grazie ancora a tutti per il vostro supporto. Siete i migliori. Vi mando un abbraccio virtuale e vi aspetto al prossimo video. Ciao! E ricordate, il gossip è divertente, ma sempre con rispetto. Faccina ammiccante.